Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo gnomo o Babbo Natale a seconda dei colori che utilizzate, portacandele ad uncinetto. È un progetto super divertente e secondo me molto originale da fare. Nel tutorial vi mostro tutto passo passo. Facciamo prima tutti i pezzi e poi rivestiamo un calice. Io ho usato questi calici di plastica che ho trovato al supermercato, quindi non serve che roviniate il vostro servizio di calici. Io li ho trovati al supermercato, ma penso che si trovino un po' dappertutto. La misura non è detto che sia identica a questo, perché comunque il lavoro si adatta, e ho fatto il berretto più lungo del necessario, in modo che se anche voi avete un calice un po' più grande, il lavoro va bene anche per voi. Per quanto riguarda la candela, io ho usato una candela tonda che potrebbe ricordare il pompon del berretto, e queste le ho acquistate su Amazon ed eventualmente, se vi serve, vi lascio il link nella descrizione del video. Il mio calice, solo così di riferimento, è alto circa 21 cm e nella parte più ampia ha una circonferenza di circa 28 cm, però appunto può essere un po' più grande, un po' più piccolo e di varie forme, tanto poi la forma la diamo noi imbottendo il lavoro con un po' di ovatta. Per quanto riguarda il filato, ho usato il Woolly di Un Filo di Passione, è 70% lana, 30% acrilico, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 150 metri e sono consigliati ferri da 3-3,5. È un bel filato regolare, c'è in tanti colori diversi, e se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione. Per fare uno gnomo vi basta meno di un gomitolo di ognuno dei colori che vi servono. Poco beige, un po' di bianco per la barba, e per quanto riguarda i colori principali ho usato più di mezzo gomitolo di ciascuno. Questo è quello che ho avanzato del corpo e del berretto, quindi per uno gnomo vi basta un gomitolo per colore. Per due gnomi prendete due gomitoli dei due colori principali, e anche se dovete fare tre gnomi, perché secondo me per 3 vi bastano due gomitoli dei due colori principali, mentre per quanto riguarda il beige e il bianco vi basta tranquillamente un gomitolo anche per 3 gnomi. Per fare il naso ho usato un uncinetto da 3 mm, per il corpo ho usato un uncinetto da 4 mm in modo che il lavoro fosse un po' più fitto, mentre per il berretto ho usato un uncinetto da 5 mm in modo che il lavoro fosse più morbido. Ma se voi non avete tutti questi uncinetti, potete usare il 3 per il naso, in cui lavoriamo tipo amigurumi e quindi deve essere più stretto, e un uncinetto da 4,5 per esempio, sia per il corpo che per il berretto. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve un po' di ovatta, una forbice, un ago da lana, un calice e una candela. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto regalandomi il vostro like, oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video, perché io vi devo dire mi sono divertita tantissimo a farlo e a progettarlo, e sono super soddisfatta del risultato. Credo che sia un progetto originale, divertente da lavorare, e potrebbe essere un regalo veramente originale, appunto, da fare per Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il corpo uso un uncinetto da 4 mm, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 31 catenelle. Nella riga 1 lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella, iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, e lavoriamo nel filo che c'è dietro, questo che vediamo verticale dietro le catenelle, questo. Iniziamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, quindi 30 punti bassissimi.
In questo tipo di lavorazione lavoriamo solo punti bassissimi, li lavoriamo tutti morbidi. Se pensate di stringere troppo i punti potete usare un uncinetto un po' più grande. 29, 30, una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi lavoriamo sempre punti bassissimi e sempre e solo nel filo dietro di ogni punto. Per capire quali sono i punti bassissimi del giro precedente dobbiamo ruotare un po' il lavoro. Anche questa davanti potrebbe sembrare la catenella del punto. Ruotiamo un po' il lavoro e invece i punti bassissimi sono questi. Lavoriamo sempre e solo nel filo dietro di ogni punto. E nella riga 2 lavoriamo di nuovo 30 punti bassissimi, un punto in ogni punto. Ventinove, 30, una catenella e giriamo il lavoro. In questo tipo di lavoro potrebbe non essere semplice riconoscere l'ultimo punto della riga, quindi se pensate di non essere sicuri di riconoscerlo, una volta lavorato il primo punto della riga successiva, mettete un marker. In questo modo quando tornerete a questo punto sarete certi che questo è l'ultimo punto della riga. Nella riga 3 lavoriamo 29 punti, un punto in ogni punto fino al penultimo punto della riga e lavoriamo sempre e solo nel filo dietro di ogni punto. 27, 28, 29 e questo è l'ultimo punto della riga e non lo lavoriamo. E se volete qui potete mettere un marker perché poi sarà importante riconoscere questi punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 28 punti, un punto in ogni punto, di nuovo fino al penultimo punto della riga. Ventisette, 28, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo un punto in ogni punto fino al penultimo punto della riga, quindi in totale in questa riga lavoriamo 27 punti. E nel primo punto mettiamo un marker. 26, 27 e ci rimane un punto da lavorare alla fine della riga e qui mettiamo un marker. Una catenella, giriamo il lavoro e andiamo avanti così, lavorando avanti e indietro, un punto in ogni punto fino al penultimo punto della riga, quindi in ogni riga lavoreremo un punto in meno, fino a lavorare la riga 10 in cui lavoreremo 22 punti. Sono andata avanti e ho lavorato fino alla riga 10 e nella riga 10, come abbiamo detto, abbiamo 22 punti. Per 4 volte, sia da una parte che dall'altra, abbiamo un punto libero alla fine della riga. 1, 2, 3, 4 e anche da questa parte 1, 2, 3, 4. Potete mettere o non mettere i marker, l'importante è che riconosciate questi punti. In questo tipo di lavorazione poi, e ormai l'abbiamo vista tante volte, ogni 2 righe che lavoriamo, se mettiamo il lavoro in verticale, vediamo che creiamo delle righe di V che simulano un dritto a maglia. Quindi fino a qui abbiamo lavorato 10 righe e quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 righe di V. Proseguiamo lavorando altre 2 righe in cui lavoriamo 22 punti, un punto in ogni punto.
21, 22, una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga, che è la riga 13, lavoriamo 23 punti, un punto in ogni punto fino alla fine della riga, e ne lavoreremo 22 fino in fondo qui, e poi vediamo come lavorare il 23esimo punto. In questo lavoro vi consiglio di contare sempre i punti, oltre a essere un bel lavoro meditativo, vi aiuta a non sbagliare. 20, 21, 22 e il 23esimo punto lo dobbiamo lavorare qui sotto, dove c'è il prossimo punto libero. Qui avevamo tutte righe da 22 punti, il prossimo punto libero è qui. Per questo vi ho detto eventualmente di mettere i marker, perché se non siete sicuri di riconoscerli, li vedete bene con i marker. Ma prima di prendere questo punto, per non formare buchi, dobbiamo collegare le righe che ci sono qui sotto. Vedete che in testa ad ogni riga di V c'è un filo, questo, e questo. Dobbiamo entrare in questi fili, 1 e 2, e poi nel punto corrispondente, e portiamo fuori il filo da tutto, e questo è il punto numero 23. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 24 punti, quindi di nuovo un punto in ogni punto fino alla fine di questa riga, e poi dobbiamo andare a lavorare l'ultimo punto, il 24esimo, nella riga qui sotto. 3, 4, 22, 23, e il punto numero 24 è qui sotto, il prossimo punto libero, e come prima dobbiamo prima collegare le righe che ci sono tra la riga in cui stiamo lavorando e quella in cui andiamo a prendere il punto. Entriamo nel punto e lavoriamo il punto numero 24. Quindi nella riga che abbiamo appena lavorato, che è la riga 14, abbiamo lavorato 24 punti. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 25 punti, un punto in ogni punto, e poi andiamo a prendere il punto qui sotto, il prossimo punto libero. Giriamo il lavoro, una catenella, un punto in ogni punto, e andiamo a recuperare un punto da questa parte, e andiamo avanti così fino alla riga 20, in cui lavoreremo di nuovo 30 punti. Proseguendo il lavoro, in ogni riga dobbiamo lavorare un punto in più che andiamo a prendere in una riga precedente, e ogni volta dobbiamo collegare le righe qui, ma collegando 2 righe ogni volta, qui potrebbe essere meno chiaro quali sono le righe da dover collegare. Le righe che dobbiamo collegare sono sempre quelle in cui in testa alle righe di V troviamo il filo, cioè questa e questa in questo caso. Queste 2 centrali sono quelle che abbiamo collegato 2 righe fa. Quindi colleghiamo le righe che dobbiamo collegare e prendiamo il punto successivo, e lavoriamo così, aumentando un punto in ogni riga fino a lavorare di nuovo una riga di 30 punti. Una volta che avremo lavorato fino alla riga 20 e ci saranno di nuovo 30 punti nella riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di 21 punti, un punto in ogni punto. 2, 20, 21, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga da 21 punti. Fino a qui abbiamo lavorato 22 righe. Per completare il corpo ripetiamo altre 3 volte
queste 22 righe, ricominciando dalla riga 1, che era una riga di 30 punti. Quindi adesso una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 1, 30 punti bassissimi, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. 21, e anche qui dobbiamo collegare questa riga prima di lavorare il prossimo punto. In questo caso, siccome abbiamo fatto solo una volta avanti e indietro con 21 punti, abbiamo solo una riga di V e quindi solo un filo da raccogliere prima di entrare nel punto successivo. Quindi colleghiamo in questo modo la riga di V che avevamo lavorato prima, cioè le due righe di 21 punti. Proseguiamo. Andiamo avanti a lavorare il corpo, ripetendo altre 3 volte dalla riga 1 alla riga 22. Una volta che avremo ripetuto per 4 volte le righe dalla 1 alla 22, otterremo questo, e sappiamo che abbiamo fatto 4 ripetizioni perché abbiamo 4 punti in cui il lavoro si stringe, sia sopra che sotto. A questo punto, per completare il corpo, dobbiamo solo lavorare 2 righe da 30 punti, cioè lavoriamo di nuovo la riga 1 e la riga 2. Lavorate le 2 righe da 30 punti, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Infiliamo il filo in un ago senza punta e per prima cosa chiudiamo il foro qui sopra. Su un lato del lavoro vediamo tutti i fili che sono in testa alle righe di V, quelli che usavamo per collegare le righe. Entriamo con l'ago in tutti questi fili Se non vedete questi fili vuol dire che siete sull'altro lato del lavoro. Vedete che da questa parte non si vedono i fili. Girate il lavoro e fate questa cucitura dal lato in cui vedete i fili in testa alle righe di V. Tiriamo il filo in modo da chiudere qui sopra e passiamo con l'ago di nuovo attraverso i punti. In modo da chiudere meglio. E tiriamo bene. Ed ora cuciamo l'inizio e la fine del lavoro tenendo il lavoro sul dritto. Il dritto è quello in cui, mettendo il lavoro in questo modo col filo in basso, vediamo le righe di V dritte. Vedete che dall'altra parte guardano verso giù. Questo è il dritto del lavoro. Cuciamo partendo dal primo punto qui sotto, prendendo il filo interno del punto da un punto all'altro, da un lato all'altro, e poi passiamo dall'altra parte, entriamo da dove esce il filo e usciamo nel punto successivo e continuiamo così, da un lato all'altro, da un punto all'altro, facendo entrare l'ago sempre da dove esce il filo. E tiriamo bene questa cucitura. E cuciamo così circa 3/4 del corpo.
Non cuciamo completamente il corpo perché prima di completare la cucitura dobbiamo poter inserire il calice, quindi ci fermiamo con la cucitura quando possiamo ancora inserire il calice e imbottiamo il corpo con l'ovatta soprattutto nella parte bassa e tutto intorno, perché non ci interessa riempire il calice di ovatta ma creare una forma intorno al calice. E una volta imbottito bene inseriamo il calice. Non abbiate paura, il lavoro è molto elastico e si adatta come sempre. Sistemiamo l'ovatta in modo da dare allo gnomo la forma che vogliamo che abbia. E una volta che saremo soddisfatti della forma che ha il corpo dello gnomo, completiamo la cucitura. Una volta completata la cucitura, qui su annodiamo e nascondiamo il filo. Non preoccupatevi troppo della finitura qui, perché questa parte non si vedrà, verrà coperta dal berretto. Per il naso uso un uncinetto da 3 mm. Iniziamo facendo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo tutto il naso a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un marker o con un pezzetto di filo. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso nel primo punto e un aumento, 2 punti bassi nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti nel primo punto e 2 punti per 2 volte, un punto basso in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un aumento, 2 punti nell'ottavo punto. E ripetiamo 7 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 5 termina con 27 punti. Nel giro 6 lavoriamo questi 27 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 7 lavoriamo 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 7 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 8 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo il naso con un po' di ovatta e nel giro 9 lavoriamo 9 diminuzioni. 1,
8, 9 e tagliamo il filo un po' lungo. Se serve aggiungiamo un po' di ovatta. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo per chiudere il foro e passiamo ancora attraverso i punti per chiudere meglio. E teniamo il filo lungo per poter cucire il naso allo gnomo.